Chi l'avrebbe mai detto che la sigla più idiota del Giappone nascondesse uno degli adattamenti animati più fighi della storia? Debilman Curababy è l'ennesimo riadattamento del capolavoro di Go Nagai Sensei per la 666esima volta, ma stavolta con la capoccia di Yuasa dietro che smolla gli universitari smandrappini, ping pongari e Adventure Time, mangia insalate di foglie di coca, legge libri di Necronomicon dividendo le masse. Dico divide perché è un ottimo radar per stronzi, visto e considerato che per la prima volta abbiamo per le mani un rifacimento moderno credibile di un fumetto di 50 anni fa, senza perdere manco per sbaglio lo spirito dell'opera originale, anzi rincara la dose con grandissima foga. La storia segue le disavventure di Akira Fudo, uno smandrappino liceale che incontra dopo anni l'amico d'infanzia Ryo Asuka, che nel frattempo, essendo disturbato e soprattutto il male, si è fatto strada nel panorama degli idol coreani. Suo padre infatti è morto e stanno succedendo robe super bruttine coi demoni cattivissimi, un uber bordello incredibile che di lì a poco cambierà la vita dello spandrappissimo Akira da così a così, visto che durante un rave stroboscopico a base di sesso, droga, eccessi e picross i presenti diventeranno dei demoni e sarà in quel momento che da gradevole persona pacata Akira, fondendosi col demonio Amon, diventerà un gradevole pezzo di gnocco dalla perfetta linea d'eyeliner nuclearizza ovaie. Visivamente è una serie magnifica, mantiene il tipico timbro di Yuasa nella semplicità di forme e colori, all'apparenza semplici, piatti, che alla prima sequenza d'azione fa vedere quanto sia in realtà un espediente per bilanciare in maniera esemplare i ritmi di un episodio, sereno e ben dosato nelle sequenze più tranquille, nelle più dinamiche diventa super matto in culo, wow! Mantenendo una stupenda resa visiva nell'interezza narrativa dell'immortale controparte cartacea. La colonna sonora Synthwave è un gran bel tocco di stile, ottima per accompagnare gli schiaffi, calci, pugni, segoni e botte che la serie generosamente offre, non dico catturando, quanto più monopolizzando l'attenzione dello spettatore in un crescendo per lo più continuo. Come se ciò non bastasse, incredibile ma vero, c'è un inglese decente in un cartone giapponese, ma è solo perché si sono fatti finalmente furbi, tenendo la traccia doppiata in inglese, anche se onestamente la ciliegina sulla torta della serie in sé è questo saporito e corposo aroma che deriva dal bruciore di culo dei merda di girellari tutti indignati perché questo adattamento non è la carta carbone del fumetto e che non è neanche minimamente paragonabile agli ovvi degli anni 90 e poi è mega brutto questo nuovo Devilman piange sempre X di basso. Quanta paint mi fai, uomo diavolo? Dissetante. La cosa che mi taglia in due è che comunque la storia base di Devilman non conti effettivamente nulla, essendo un circolo vizioso di eventi voluti da Dio che si risolve in un'altra serie, quindi per dire, volessero adattarla nell'universo dei Magotti andrebbe comunque benissimo. Evidentemente questi rincoglioniti nostalgici hanno troppe paia di mutande del vecchio Devilman sugli occhi che quando c'era lui i demoni morivano in orario. Ma tanto considerata l'età media del girellaro e la bile che si fa salire ogni volta, dubito fortemente arriverà a scrivere l'ennesima cazzata sgrammaticata e indignata sui social. Che c'è da dire, Netflix è stata veramente brava ad adattare, ha dato il giusto lustro a una vecchia serie modernizzandola e rendendola credibile, e non è poco. Non è chiaramente un cartone che può effettivamente piacere a tutti, più per gli eccessi che per altro, perché la meccanica di base è appetibile a chiunque, mostri lo si diventa scegliendolo. Tanto ciò che importa davvero è che mantenga sempre il messaggio che l'umanità sia inequivocabilmente spazzatura, ieri, oggi e domani, nei secoli a venire. Amen!